Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo piccolo è il mio canalino. Questo, ma anche questo, cioè questo da dentro e questo da fuori, è il mio furgone, un Bedford del 1981 che ho affettuosamente chiamato Arranco. Su questo semplice video un po' improvvisato vi faccio vedere qualche piccolo upgrade che ho portato al furgone che potreste apportare anche voi al vostro furgone, al vostro camper, al vostro van o qualsiasi altra cosa. In questo caso alcune cose proprio non c'erano sul mio furgone perché ho dovuto farlo per forza. Sono registrazioni fatte in tempi diversi, per cui potrebbe essere che mi vedete vestito diverso o con meteo diverso o robe un po' strane. Comunque, iniziamo subito così vedrete anche voi un po' che cosa sono queste cose. Poi in caso lasciatemi un commento se queste cose vi sembrano sensate o non sensate. Bene, iniziamo! Piccolo upgrade alla zona guida di Arranco. Non ci sono mai state le alette parasole, ce l'ho già comprato senza. Adesso ne mettiamo due recuperate da un Mercedes Sprinter, guarda che belline. Ringrazio sempre il demolitore del lago a Cadino che mi fa sempre dei prezzi veramente ridicoli. Sembrano nuovi. Ho dato una pulitina, ovviamente, ma perfetti. Bene, allora montiamo questo qua e quest'altro qua, direi qua. Ok, funzionano. Per cui quando le tende sono chiuse mi danno anche una manina a tenerle ferme. Molto bene. Per cui piccolo upgrade per il comfort fatto. Qua quello che servirebbe sarebbe un bello specchietto, magari con retrocamera, tipo dashcam, potrebbe essere, non lo so. Messa e vediamo come sarà, se c'è un po' di riflesso. Aspetta che spegniamo. Beh, non so neanche vedersi male. Dai. Poi monterò anche la retrocamera e un'altra cosettina fatta. Benissimo. Poi un'altra cosa che voglio cambiare è questo, perché lo voglio da così, un po' quadratino scuro, così, lo voglio a così. Però adesso così è quadrato, non c'è neanche la chiusura, pertanto lo facciamo così. Olè. Bene, allora è finito tondo. Bene. No, mi sono dimenticato di togliere la matita perché in realtà non è successo così, so che potrebbe sembrare impossibile, ma in realtà ci ho lavorato dietro. Comunque funziona. Bene, passiamo ad altro. Adesso una modifica per il freddo, per cui via il tavolo, via la gamba e adesso ci mettiamo un bel sistema per tenerci al calduccio sulla cosetta che ha cucito la binga. Bene, questo è un bellissimo strato abbastanza imbottito, anche se si vede attraverso, ma c'è praticamente il sole che quasi batte. Bottoni. Qua è tutto bello chiuso. Ok, benissimo, è abbastanza teso. Ovviamente se c'è freddo questa scatola qui non servirà, per cui è meglio che sia completamente chiusa. Poi dopo ci sarà anche la possibilità di mettere questo ulteriore strato che non fa tanto, ma qualcosa farà di sicuro. Bello strato isolante con fantasia arancione. Mi piacciono troppo queste tendine così, fanno troppo anni 70. Continuiamo ai lavoretti da fare, se ci sarebbe da sistemare la luce lì, ma quello aspetta ancora. E adesso il metodo dei coprisedili che ho preso apposta per questi sedili qua della Grande Punto, perché ricordo che questi qua sono sedili della Grande Punto che sono super comodi. Perché adesso mettiamo questi coprisedili che sono un pochino più in pandan col mezzo. Il colore perfetto non ci sarà mai, però siccome questi qua si sporcano un pochino troppo facilmente, sarà che è un po' vecchia la tela, ho bisogno dei coprisedili un pochino più facili da pulire, che in caso posso toglierli e metterli in lavatrice. Perché adesso mettiamo il coprisedile. Bene, montati. Ma sono quasi antiscivolo. Ecco qua, ho cambiato il vecchio pommero del cambio perché ormai questo qui mi aveva un po' stufato. Ne ho messo uno più adatto al mezzo, questo.
Comunque, praticamente adesso avete visto qualche piccola cosettina che ho messo sul furgone. Sappiate che non è stato facile come avete visto, in realtà c'è stata qualche difficoltà in più, ma se avete pazienza dopo il video vi lascio le parti censurate. Oltre a questi piccoli upgrade, dentro al Ranco ho messo anche un cinebasto, ho rifatto il mobile, ho fatto un sacco di modifiche anche all'abitacolo, come avete visto i sedili e tutto quanto, che potete trovare ogni singola cosa, a parte queste ultime sciocchezzuole, sul mio canale. Basta che scrollate in giro, guardate, comunque magari trovate qualcosa di interessante che potrebbe essere di stimolo anche per voi. Lasciatemi un commento, dite che cosa ne pensate, se vi sembrano sensati o no, come dicevo all'inizio, che fa tanto bene all'algoritmo, e poi potrebbe essere anche fonte di ispirazione. Per cui, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividete con altra gente che magari ha bisogno di fare per forza qualcosa, poi anche una hypatina magari proprio la prima settimana. Se state guardando questo video a distanza di tempo ovviamente non serve, vi ringrazio in anticipo perché sarebbe un bel aiuto per il canale. Poi se non volete perdervi altri video inerenti direttamente ad Arranco e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me, Arranco, dentro e fuori, e tutti i vari gadget che avete visto in questo piccolo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, così mettiamo questo qua, però serve un po' di rifiniture, per cui lo facciamo così. Così. Così? Ah, così. Però adesso così è quadrato, non c'è neanche la chiusura, pertanto lo facciamo così. Facciamo questo, questo così, montarli i buchi naturalmente stanno in tondo, hanno questo di togliere la matita, perché in realtà non è successo così, piccola presa non posso fatto lavorato comunque funziona, va bene, passiamo ad altro.